Va bene, è uscito un film, Conclave, che io non ho visto, che parla del conclave in Vaticano. Domiziana è legata al Vaticano perché il suo compagno, oltre a essere militare, entra e esce da Città del Vaticano. Che sta succedendo in Città del Vaticano? Perché questo film? Dunque, io, per come vedo io, ci deve essere per forza il cambio di guardia. Ma non è un cambio di guardia così semplice, perché i tempi sono molto accelerati. Quindi mostra come se fosse tutto laterale, il Papa attuale, e in mezzo ci fosse una specie di buco. C'è una specie di colloquio che avviene nei sotterranei, quindi con creature che tra l'altro parlano tipo un'altra lingua, ma c'è un trasduttore, che hanno un aspetto tipo rettiloide. Mhm. E stanno cercando di capire chi mettere in questa parte vuota. Quindi il film Conclave parla di un conclave davvero in corso, nonostante il pupazzo argentino sia ancora in essere. Sì. Il potere del Papa, perché si tratta solo di potere e nessun tipo di potere, diciamo, nessun tipo di spiritualità, è ancora vacante dalla rinuncia di Ratzinger. Sì, certo che sì, è chiaro. Cioè non c'è il Papa dalla fine di Ratzinger. No, non c'è. Se si può evitare questa cosa, Domiziana, meglio, perché sennò poi io impazzisco. Ehm... ok, boh, dimmi qualcosa. Mm, è come se vedessi al posto, cioè che il Papa sembra ET. Ecco, stanno cercando di comprendere in che modo questo ET possa essere personificato. E quindi è necessario questo periodo, diciamo così, di pausa, perciò che di fatto non ci sono papi in questo momento, se non così, formali, ufficiali, così, ufficiosi anzi. Ehm, Lo scenario OVNI UFO attuale ha a che fare con il Vaticano? ehm, c'è da sempre eh, una comunicazione proprio in alcuni sotterranei vaticani con dei rappresentanti, io vedo qua rettiliani, proprio come se fossero vestiti da militari, li vedo alle scrivanie e vedo una grande deferenza da parte di alcuni incaricati del Vaticano quando entrano all'interno di queste stanze. Ok, il compagno, marito, compagno di Domiziana è a conoscenza di questa situazione? Al momento ancora no. Allora è abbastanza giovane tutto sommato, ehm, e non conosce così in profondità le dinamiche. Allora, diciamo che mi sembra che qualche segreto lo conosca, ma non fino a questo punto. Mi dà che rispetto ad alcune cose economiche, forse perché mi ha detto IOR, come se lui qualche informazione rispetto all'aspetto finanziario del Vaticano lo conoscesse e che non è di dominio pubblico. Qual è? Prendiamolo No, di dominio non ho pubblico. idea, non ho proprio idea. Chiediglielo al cassiere del Vaticano.
perché mi fa vedere come una sorta, tra l'altro io purtroppo non ho nessuna nozione di tipo finanziario, mi fa vedere come la distrazione del denaro distribuita su dei conti fantasma. Non so se abbia un senso questa frase. Va bene, la situazione di Domiziana nello specifico attende, anche se in realtà ha a che fare tutto questo con essa. Facciamo una piccola creazione esperimento, un bel ad eternum a forma di trottola colorata, che invento io, si chiama ad eternum disordine, e lo metto per sempre in azione a creare disordine nel Vaticano, dove c'è già disordine. Ma siccome dal trailer di questo film si evince un certo disordine, una corsa al chi si salvi chi può, acceleriamo questo disordine. La prima Diciamo cosa che che io questa penso quando sento Vaticano è basta, eh, basta, fine, è verrà. efficace perché la trottola funge come se avesse sotto una punta di un trapano e vedo che crea un solco proprio nella piazza centrale del Vaticano. Un solco, una voragine che crea una frattura insanabile. Questo è il massimo del disordine. All'interno del Vaticano, Tutti contro tutti. esatto. Cardinali in stato alterato di coscienza che rilasciano interviste in cui dicono in diretta quello che succede lì. Escort, omosessualità, pedofilia, sacrifici, tutto. Fine, basta, finito. Che il disordine sia. Si parte da qui. V di Vaticano. Castel Sant'Angelo, corridoi, cunicoli, biblioteche segrete. Tutta roba nostra, perché deve stare segreta? Ad eternum disordine, chi vuole farlo insieme a noi, lo faccia. Ora e per sempre. Cosa vedi, Monica? È una situazione davvero paradossale, perché è come se il Vaticano fosse davvero pronto a questo caos, a questa frammentazione, e invece ci sono dei ferventi cattolici che è come se volessero riunirli e ricreare, diciamo così, la zolla compatta, andare a riunire questa frammentazione. Ok, la trottola lavora per sempre.